Ciao, oggi parliamo di una delle cose più importanti in fotografia, più importante della macchina, dell'obiettivo, del progetto, è proprio una cosa fondante e questa cosa è dove vi mettete quando fate la fotografia, dove mettete i piedi, dove vi posizionate nello spazio. Facciamo un excursus tra diversi modi di interpretare lo spazio attraverso la propria posizione e la scelta del punto di vista che viene dopo aver scelto la propria posizione. Partendo con un fotografo importantissimo, un esploratore dei punti di vista più assurdi, più strani, più incomprensibili, ma sempre fortissimi, che è Aleksandr Rodchenko. In questa foto lui fotografa dall'alto in basso ed è estremamente suggestivo. Più o meno negli stessi anni una fotografa pioniera americana geniale fa una serie che diventa famosissima che si chiama New York Verticals. Lei in questo caso, invece di guardare verso il basso, guarda verso l'alto e ci fa sentire tutta l'oppressione, tutta la differenza di scala, di proporzioni tra noi umani piccini piccini di fronte al frutto della nostra opera così pesante e incombente. È un punto di vista molto forte che restituisce fortissime sensazioni. Ora poi passiamo a un'altra dimensione di rapporto con lo spazio, con un altro esempio famosissimo, che è The Perspective of Nudes, una serie di nudi fotografici fatti negli anni 60 da Bill Brandt, un altro grandioso fotografo. Lui cosa fa? Lui si mette troppo vicino, tra virgolette, monta di fronte all'obiettivo un piccolissimo foro stenopeico e trasforma i nudi o parti del corpo quasi in elementi della natura, con questa vicinanza estrema che altera completamente i normali rapporti di scala. Cambia tutto, è molto forte, molto espressivo. Lui è andato vicinissimo. Adesso invece andiamo a un altro importantissimo fotografo che fa un'operazione quasi opposta ed è Gabriele Basilico nel suo lavoro fatto a Shanghai. Gabriele Basilico ha sempre lavorato mostrando nelle sue immagini la stratificazione del tempo. Lui ha sempre fotografato ad altezza d'uomo, facendo una prospettiva abbastanza naturale, ma a Shanghai a un certo punto si trova di fronte a una realtà che non gli consente più di farlo. Questa città cresciuta a dismisura in tempi brevissimi, dove il rapporto con il tempo, con l'esigenza stessa del costruire non esiste più e non sa come raccontare questo senso di stranamento e prende una posizione alta e fotografa la città con una vista distante, rimarca la sua distanza e anche l'incomprensibilità di quello che si trova di fronte. Ora andiamo da un altro grande fotografo, Hiroshi Sugimoto. Sugimoto fa una serie che è diventata famosissima, iconica, sono delle più importanti immagini al mondo e sono i suoi seascape. Immagini in fondo semplicissime, gira un po' tutti i mari del mondo e si mette in una posizione strana. Le foto sono sempre uguali, mezzo mare, mezzo cielo, di giorno, di notte con la nebbia, col mare più o meno calmo, ma sceglie una posizione molto particolare. Lui fotografa a una certa altezza. Arno Minkinen disse sono strane, come se l'avesse fotografata un uccello che è rimasto congelato a mezz'aria, lo dice nella prefazione del mio libro, invece sono sempre piantate ad altezza d'uomo. Però questa posizione è estremamente funzionale, perché se lui avesse fatto la stessa foto ad altezza d'uomo, il primo piano delle onde e delle increspature dell'acqua sarebbe stato molto evidente. Invece lui si mette a un'altezza tale da descrivere la superficie del mare
senza un elemento preponderante. Sì, si vede l'increspatura, il lavoro del vento e della luce sull'acqua, ma non si vede con la stessa evidenza che avrebbe se lui avesse fotografato da un punto di vista più basso. E adesso andiamo ad un'altra prospettiva, di un altro lavoro importantissimo. Edward Burtynsky fa un lavoro antropocene dove deve raccontare il nostro impatto sul mondo e non può farlo se non prendendo una notevole distanza. Molte delle foto di quella serie sono immagini aeree, fatte dall'elicottero da 200 metri d'altezza, fotografando verso il basso, ma è solo da quella distanza che si può vedere l'impatto della nostra presenza. Se fosse stato più vicino, non avrebbe avuto quella capacità di descrivere fenomeni così grandi, importanti e devastanti. Quindi anche in questo caso il punto di vista è fondante. Ora passiamo a un discorso più sottile, perché abbiamo visto in qualche modo punti di vista molto connotanti. Quando un punto di vista è molto forte, in qualche modo costringe noi spettatori in una posizione altrettanto scomoda e particolare, mentre ci sono altri fotografi che adottano un punto di vista estremamente più naturale. Facciamo un po' di lavoro storico andando a guardare un lavoro importantissimo di un genio della fotografia che è Albert Renger Pachs. Lui fa un lavoro Die Welt ist schön, il mondo è bello, in cui deve fare una cosa molto naturale, non vuole un'esaltazione del punto di vista che lo riempia di significato, solo mostrare le cose così come sono è sufficiente per il suo scopo. Lui ha questo lavoro, vive di speranza e di utopia, mischia immagini della natura con ingranaggi di fabbrica, produzione con un mondo antico che si confronta con il mondo nuovo in maniera armonica. È un augurio che non si è verificato, siamo ancora negli anni 30. L'immagine che vedete sembra una cosa così ingenua, ma non lo è. Ci sono dei pescatori nella Ruhr tedesca in un canale e dietro c'è già una fabbrica. Praticamente mette insieme il pittoresco di tradizione ottocentesca con la fotografia industriale che si stava sviluppando in quegli anni. Ma lui propone una speranza di armonia, non vede ancora il conflitto o l'atrocità o la bulimia della società capitalistica che prova i disastri che documenta Burtynsky. Poi passiamo a un altro modo di fare una prospettiva naturale, che è quello di Candida Hofer. Diventa famosa fotografando le grandi biblioteche e i grandi teatri. In fondo fa una prospettiva naturale, ma sono delle stampe grandissime, dettagliatissime, luminosissime, cioè ci propone una visione che sì è naturale, ma allo stesso tempo è esagerata, ma non ci impone una prospettiva particolare. La sua prospettiva è: sembrerebbe il massimo della neutralità, mi metto al centro dell'oggetto che devo fotografare, però questa posizione così precisa, così centrale, rende omaggio a questi grandi luoghi della conoscenza e della rappresentazione. E ora passiamo al fotografo che sul punto di vista e sulla prospettiva fa il lavoro più raffinato e complicato, Jeff Wall. Jeff Wall progetta l'immagine intera a partire dalla prospettiva che ha in mente, da dove l'osservatore della sua opera guarderà l'immagine, allo scopo di infilarci dentro un'immagine partecipi, proprio quasi una scala reale, che poi non è una scala reale, ma è una prospettiva che dal punto di vista in cui guarderemo le stampe ci fa ritrovare dentro l'immagine. Fa tutto un calcolo prospettico per fare questa cosa qua. Infatti vedete sia un'immagine di un allestimento di mostra di Jeff Wall, dove potete rendervi conto della scala, sia una delle sue immagini più divertenti. Però immaginatevi che vedendolo è come se foste lì, e quindi tutto il lavoro è proprio mettervi lì.
anche in una magari scena ordinaria, però ti porta in una presenza, ti costringe a essere presente all'evento. Concludo con un'immagine barocca, che è un famosissimo quadro, La Meninas di Velázquez, che è il quadro che porta alle conferenze Jeff Wall quando vuole parlare del suo lavoro. Nel quadro assolutamente barocco nella concezione, complicato, noi ci ritroviamo al posto dei regnanti, riflessi nello specchio che si vede in fondo, mentre il pittore ci dipinge e le figlie giocano. Quindi è una scena viva che capovolge i punti di vista e dove noi ci ritroviamo al posto del ritratto. Il pittore sta dipingendo la coppia reale che siamo noi. Tutto questo un invito finale. Certi lavori vanno guardati alla loro dimensione di progettazione, specialmente la fotografia moderna, perché il punto di vista, la prospettiva trovano proprio la loro espressione, la loro forza nel momento che le guardate a scala reale. Uno degli errori più grandi della fotografia è poter pensare che, visto che è possibile tecnicamente farla di qualunque dimensione, vale di qualunque dimensione. Invece no, la percezione che noi abbiamo di questi oggetti cambia perché cambia come viene percepita la prospettiva in base alla misura dell'immagine e alla distanza che noi abbiamo. Un caro saluto a tutti. Mi raccomando, come al solito, non ci abbandonate nella nostra miseria di artisti ricercatori. Seguite il nostro canale YouTube, guardateci su Instagram, magari venite a fare un corso. Vi saluto, ciao!